Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi. Spero che stiate tutti alla grande e pronti per una nuova chiacchierata insieme. Oggi, ragazzi, ci immergeremo in un argomento che sta facendo parecchio discutere negli ambienti del gossip turco. E non solo. Parleremo di Burak Özçivit, della sua difesa di Neslihan Atagul e della polemica che ne è scaturita. Insomma, preparatevi perché ci sono un sacco di dettagli piccanti da sviscerare. Prima di iniziare, però, volevo ricordarvi, come sempre, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Mi aiuterebbe tantissimo a crescere e a portare contenuti sempre più interessanti per voi. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessun aggiornamento e rimanere sempre sul pezzo. E ora, senza ulteriori indugi, entriamo nel vivo della questione. Dunque, come dicevo, al centro della nostra attenzione oggi c'è Burak Özçivit, il nostro affascinante Kemal di Endless Love, e la sua presa di posizione a favore di Neslihan Atagul, la bellissima Nihan della stessa serie. Per chi non lo sapesse, Endless Love è stata una soap opera turca di enorme successo, che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, e che ha visto Burak e Neslihan nei ruoli dei protagonisti. L'alchimia tra i due era palpabile, e la loro interpretazione ha reso la serie indimenticabile. Negli ultimi tempi, però, Neslihan è stata al centro di diverse critiche, soprattutto online. Alcuni utenti l'hanno accusata di essere cambiata, di essere diventata troppo magra, o di non essere più all'altezza del suo ruolo di icona di bellezza. Insomma, una vera e propria tempesta di commenti negativi si è abbattuta su di lei. E qui entra in gioco Burak. Burak, infatti, non è rimasto indifferente a questa situazione. Conosciamo tutti il suo carattere forte e la sua lealtà verso le persone a cui tiene. E Neslihan, ovviamente, è una di queste. I due hanno condiviso un'esperienza lavorativa intensa e significativa, e sono rimasti in ottimi rapporti anche dopo la fine della serie. Quindi, quando Burak ha visto Neslihan attaccata in questo modo, non ha potuto fare a meno di intervenire. La sua difesa è stata netta e inequivocabile. Ha rilasciato diverse dichiarazioni pubbliche in cui ha espresso la sua solidarietà a Neslihan e ha condannato fermamente gli attacchi che stava subendo. Ha sottolineato la sua ammirazione per il talento e la professionalità di Neslihan, e ha ricordato a tutti che dietro ogni personaggio pubblico c'è una persona reale, con sentimenti e fragilità. In particolare, Burak ha detto che Neslihan è una donna bellissima, sia dentro che fuori, e che le critiche che le vengono rivolte sono assolutamente ingiustificate e prive di fondamento. Ha anche aggiunto che il suo aspetto fisico è una sua scelta personale, e che nessuno ha il diritto di giudicarla o di criticarla per questo. Insomma, un vero e proprio atto di coraggio e di amicizia. Ma, ovviamente, la difesa di Burak non è passata inosservata. Anzi, ha scatenato un vero e proprio putiferio. Da un lato, molti fan hanno apprezzato il suo gesto e lo hanno elogiato per la sua lealtà e il suo coraggio. Hanno sostenuto che era giusto che qualcuno prendesse le difese di Neslihan e che condannasse l'odio online. Molti hanno anche espresso la loro ammirazione per il rapporto di amicizia che lega Burak e Neslihan, definendolo un esempio di lealtà e di affetto sincero. Dall'altro lato, però, la difesa di Burak ha anche scatenato una serie di polemiche. Alcuni utenti hanno accusato Burak di intromettersi in questioni che non lo riguardavano, e di voler fare il paladino della giustizia. Altri hanno insinuato che la sua difesa di Neslihan fosse motivata da secondi fini, come ad esempio la volontà di attirare l'attenzione su di sé o di promuovere un eventuale ritorno della serie Endless Love. Insomma, una vera e propria bufera mediatica si è abbattuta su Burak. Ai social media sono stati invasi da commenti, opinioni e polemiche di ogni genere. Hashtag dedicati all'argomento sono diventati trending topic in Turchia e in molti altri paesi. La questione è diventata un vero e proprio caso mediatico, che ha coinvolto non solo i fan di Burak e Neslihan, ma anche il pubblico più ampio. Ma perché questa polemica ha suscitato così tanto clamore? Credo che ci siano diverse ragioni. Innanzitutto, Burak Özçivit è una figura molto popolare e amata in Turchia e nel mondo. Ogni sua mossa, ogni sua dichiarazione viene seguita con grande attenzione dai media e dai fan. Quindi, è ovvio che la sua difesa di Neslihan abbia avuto un impatto significativo. In secondo luogo, la questione dell'odio online e del body shaming è un tema molto sentito e attuale. Sempre più spesso, vediamo persone, soprattutto donne, che vengono attaccate e criticate per il loro aspetto fisico sui social media.
Quindi, la difesa di Burak ha toccato un nervo scoperto e ha sollevato un dibattito importante su questo tema. In terzo luogo, la relazione tra Burak e Neslihan, anche se solo platonica, suscita sempre un grande interesse nel pubblico. Molti fan sognano ancora di vederli insieme nella vita reale, e ogni loro interazione viene interpretata come un segno di un possibile ritorno di fiamma. Quindi, la difesa di Burak è stata vista da alcuni come un segnale di un legame ancora forte tra i due. Ma al di là delle polemiche e delle speculazioni, credo che la cosa più importante da sottolineare sia il gesto di Burak. Indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno spinto a difendere Neslihan, il suo atto di coraggio e di lealtà è un esempio da seguire. In un mondo in cui l'odio online e il body shaming sono sempre più diffusi, è fondamentale che ci siano persone come Burak che si alzano in piedi e che difendono chi viene attaccato ingiustamente. E voi, cosa ne pensate di tutta questa storia? Siete d'accordo con Burak? Pensate che abbia fatto bene a difendere Neslihan? Oppure credete che si sia intromesso in questioni che non lo riguardavano? Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti qui sotto. Sono molto curioso di sentire il vostro punto di vista. Adesso ricapitoliamo velocemente i punti salienti di questo video. Abbiamo parlato della difesa di Burak Oshivit a favore di Neslihan Atagul, delle critiche che Neslihan ha subito online e della polemica che ne è scaturita. Abbiamo analizzato le ragioni di questo clamore mediatico e abbiamo sottolineato l'importanza del gesto di Burak. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fornito spunti di riflessione interessanti. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino alla fine. È sempre un piacere condividere con voi le mie opinioni e le mie passioni. E ora, prima di salutarvi, volevo invitarvi a lasciare un commento qui sotto con la vostra opinione su questo argomento. Cosa ne pensate della difesa di Burak? Siete d'accordo con lui? Avete mai subito o assistito a episodi di odio online? Condividete le vostre esperienze e i vostri pensieri con me e con gli altri spettatori. E, naturalmente, non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare contenuti sempre più interessanti per voi. Quindi, grazie ancora una volta e alla prossima. Un abbraccio virtuale a tutti. Ok, ragazzi, ma aspettate un secondo. Perché non ci siamo ancora immersi completamente nel vortice di questa storia. C'è ancora tanto da sviscerare, da analizzare e da capire. La questione Burak Neslihan è molto più complessa di quello che sembra a prima vista, e per questo merita un approfondimento maggiore. Partiamo dal principio. Neslihan Atagul, come dicevo, è un'attrice di grande talento e bellezza. Ha conquistato il pubblico con le sue interpretazioni intense e appassionate, e il suo ruolo in Endless Love l'ha consacrata come una delle star più amate e seguite del panorama turco. Ma la fama, si sa, ha un prezzo. E nel caso di Neslihan, questo prezzo si è manifestato sotto forma di critiche feroci e attacchi personali. Queste critiche, purtroppo, non sono una novità nel mondo dello spettacolo. Le celebrità sono costantemente sotto i riflettori. E ogni loro cambiamento fisico, ogni loro scelta di vita, viene analizzato e giudicato con severità. Ma nel caso di Neslihan, sembra che l'asticella della cattiveria si sia alzata particolarmente. Le accuse di essere diventata troppo magra, di aver perso la sua bellezza naturale, di non essere più all'altezza del suo ruolo di icona, sono solo alcuni degli esempi di questo odio online che si è riversato su di lei. E la cosa più triste è che queste critiche spesso si basano su standard di bellezza irrealistici e superficiali, che non tengono conto della persona dietro al personaggio pubblico. Immaginatevi per un momento di essere Neslihan, di essere una giovane donna di successo, amata dal pubblico, ma allo stesso tempo costantemente giudicata e criticata per il vostro aspetto fisico. Non deve essere facile, vero? E un peso enorme da portare, che può influire sulla vostra autostima, sulla vostra salute mentale e sulla vostra vita privata. Ed è qui che entra in gioco la figura di Burak Oshivit. Burak, come ho detto prima, è un uomo di grande integrità e lealtà. E quando ha visto Neslihan soffrire per questi attacchi ingiusti, non ha potuto fare a meno di intervenire. La sua difesa, però, non è stata solo un atto di amicizia. È stata anche una presa di posizione importante contro l'odio online e il body shaming. Burak, con le sue parole chiare e dirette, ha voluto ricordare a tutti che dietro ogni personaggio pubblico c'è una persona reale, con sentimenti e fragilità. Ha voluto sottolineare che l'aspetto fisico è una scelta personale,
e che nessuno ha il diritto di giudicare o di criticare gli altri per questo. E ha voluto ribadire che la vera bellezza è quella interiore, quella che si manifesta attraverso il talento, la professionalità e la generosità. Ma la difesa di Burak, come abbiamo visto, non è stata accolta da tutti con favore. Alcuni lo hanno accusato di essere un ipocrita, di voler fare il paladino della giustizia per attirare l'attenzione su di sé. Altri hanno insinuato che la sua difesa di Neslihan fosse motivata da secondi fini, come ad esempio la volontà di promuovere un eventuale ritorno della serie Endless Love. Queste accuse, ovviamente, sono infondate e ingiuste. Burak è un uomo di successo, che non ha bisogno di attirare l'attenzione su di sé in questo modo. E la sua amicizia con Neslihan è un rapporto sincero e disinteressato, che non ha nulla a che vedere con strategie di marketing o secondi fini. Ma perché queste accuse sono state sollevate? Credo che ci siano diverse ragioni. Innanzitutto, c'è una certa tendenza a sospettare sempre delle motivazioni altrui, soprattutto quando si tratta di personaggi pubblici. Molti pensano che le celebrità siano sempre alla ricerca di pubblicità e che siano disposte a fare qualsiasi cosa per rimanere sotto i riflettori. In secondo luogo, c'è una certa invidia nei confronti delle persone di successo. Molti non riescono a capire come qualcuno possa essere così popolare, amato e ricco, e cercano sempre di trovare un lato negativo, un difetto, un motivo per criticarlo. In terzo luogo, c'è una certa difficoltà a credere nell'amicizia tra uomo e donna, soprattutto quando si tratta di due persone famose e attraenti. Molti pensano che tra Burak e Neslihan ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, e interpretano ogni loro interazione come un segnale di un possibile ritorno di fiamma. Ma al di là di queste speculazioni, credo che la cosa più importante sia concentrarsi sul gesto di Burak. Il suo atto di coraggio e di lealtà è un esempio da seguire. In un mondo in cui l'odio online e il body shaming sono sempre più diffusi, è fondamentale che ci siano persone come Burak che si alzano in piedi e che difendono chi viene attaccato ingiustamente. E la cosa più bella è che Burak non è l'unico a pensarla così. Molti fan, colleghi e amici di Neslihan hanno espresso la loro solidarietà e il loro sostegno. Hanno condannato gli attacchi che ha subito e hanno elogiato il suo talento, la sua professionalità e la sua bellezza interiore. Questo dimostra che, nonostante l'odio online e il body shaming, c'è ancora spazio per la gentilezza, l'empatia e la solidarietà. E che, insieme, possiamo combattere contro queste forme di violenza e creare un mondo più giusto e rispettoso per tutti. Ma torniamo alla domanda iniziale. Cosa ne pensate di tutta questa storia? Siete d'accordo con Burak? Pensate che abbia fatto bene a difendere Neslihan? Oppure credete che si sia intromesso in questioni che non lo riguardavano? Personalmente, credo che Burak abbia fatto la cosa giusta. La sua difesa di Neslihan è un atto di coraggio e di lealtà che va ammirato e imitato. E spero che questa storia possa servire da esempio per tutti, e che possa spingere sempre più persone a difendere chi viene attaccato ingiustamente e a combattere contro l'odio online e il body shaming. E voi, cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti qui sotto. Sono molto curioso di sentire il vostro punto di vista. E non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare contenuti sempre più interessanti per voi. Quindi, grazie ancora una volta e alla prossima. Un abbraccio virtuale a tutti. E ricordate, siate gentili, siate solidali e siate sempre voi stessi.